Dungeon Master, benvenuti. Io sono Arbros e oggi parleremo della narrazione nei giochi di ruolo. Prima di impelagarci nella costruzione di avventure, parleremo degli elementi che compongono le sessioni e delle abilità che il DM deve affinare. Quello che consiglio a qualsiasi DM che si approcciò da poco a questo ruolo oppure a un nuovo gioco è di masterare per prima cosa un'avventura prefatta in modo da capire bene i meccanismi che si celano dietro il sistema di gioco scelto. Solo quando sarà in grado di gestire per bene le sessioni, i giocatori, le meccaniche e gli imprevisti, allora potrà passare alla costruzione e alla personalizzazione della sua avventura. Dunque, come si svolge esattamente una sessione? Al tavolo di gioco abbiamo da una parte il Dungeon Master che descrive scena per scena varie situazioni di gioco legate da un filone narrativo e dall'altra i giocatori che devono decidere di volta in volta che strada prendere, come reagire agli eventi, come interagire col mondo e i suoi abitanti, come interpretare il proprio personaggio e così via. Affinché questo scambio tra DM e giocatori avvenga in maniera ottimale, il DM deve essere in grado sia di narrare in maniera efficace, sia di interpretare e gestire le decisioni dei giocatori, determinandone appunto i risultati e le conseguenze. In che modo il DM deve narrare? Partiamo dalla descrizione. La descrizione di un gioco di ruolo deve essere principalmente chiara e concisa, in modo da dare ai giocatori informazioni ben precise sulla situazione che hanno davanti, sui dettagli, le opportunità, le minacce e le possibilità della scena. Una buona descrizione adatta al gioco di ruolo riesce con poche parole ad instaurare i toni, a suscitare le emozioni, i sensi, a permettere ai giocatori di agire in maniera molto variegata e così via. Non abbiamo bisogno di strutturare le descrizioni eccessivamente o di fare discorsi pomposi ricchi di parole ricercate. Il grosso del lavoro viene fatto dall'immaginazione dei giocatori. Bastano infatti piccole descrizioni per dipingere nelle loro menti una particolare scena e permette loro di agire per cambiare la situazione. Il GDR è un medium di narrazione interattiva unico nel suo genere, perché è in grado di combinare l'immaginazione di DM e giocatori con la possibilità effettivamente di scegliere se e come cambiare il corso degli eventi, senza particolari limiti ad eccezione della fantasia e della capacità di improvvisazione. Un buon DM deve quindi avere bene in mente questa definizione per poter masterare davvero l'arte della narrazione. In un gioco di ruolo esistono 4 tipi di narrazione principali: l'impostazione della scena, le transizioni, l'esposizione e il giudizio delle azioni. Di quest'ultimo ne parlerò nei prossimi video. Attraverso la descrizione della scena, il DM deve far capire ai giocatori come possono raggiungere il proprio obiettivo, qual è o quali sono gli ostacoli e di che mezzi dispongono per progredire. Se non ci sono scopi imminenti o ostacoli, allora la scena deve essere conclusa nel minor tempo possibile, magari soffermandosi solamente su elementi puramente espositivi o utili alla storia o a future sfide. L'ideale sarebbe descrivere la scena in 5-8 frasi massimo. Innanzitutto immaginate la scena nella vostra mente e poi provate a descrivere quello che vedete. Per esempio, a pochi metri dalla vostra posizione, la sabbia dorata incontra una gigantesca muraglia di fitta e rigogliosa vegetazione che si estende per centinaia di metri. Con le prossime frasi aggiungiamo dettagli alla scena. Poco prima di entrare nei suoi meandri, notate che ci sono delle palme danneggiate violentemente. In questo modo mettiamo in guardia i personaggi verso future minacce. Adesso continuiamo la descrizione offrendo interazioni e opportunità ai personaggi. Ai piedi di una delle palme trovate il cadavere di un uomo coperto dalla sabbia, ma prima di poterlo esaminare sentite un forte rumore, poi un fruscio tra le piante, come se qualcosa si stesse allontanando sempre di più. Che cosa fate? In un modo basilare questa descrizione offre almeno 3 possibilità di azione: esaminare il corpo, investigare la fonte di rumore oppure dividere il gruppo tra i 2 obiettivi. Queste scelte inoltre offrono una varietà di approcci come quello medico, atletico, investigativo, magico e così via. Ricordate sempre di preferire appunto una vastità di approcci differenti rispetto a una moltitudine di azioni simili, ma di questo ne parleremo meglio in futuro. Per ora concentratevi nel descrivere la scena in maniera chiara e concisa, così da instaurare nei vostri giocatori la cosiddetta chiamata all'azione. Ovviamente cercate spesso di variare l'ordine in cui piazzate gli elementi nella descrizione, come le minacce, le opportunità, gli indizi, in modo da non essere ripetitivi e di evitare di essere troppo prevedibili. Inoltre, nel caso voleste dare maggiore enfasi a una determinata scena, potreste utilizzare la tecnica narrativa chiamata Show Don't Tell.
Questa tecnica suggerisce per l'appunto di mostrare invece che di spiegare ai vostri giocatori. Per esempio, invece che dire il ponte è marcio, sicuramente non reggerà il vostro peso, potresti invece utilizzare la frase il ponte mostra chiari segnali di lunga esposizione alle intemperie e alcune delle tegole sono piegate mentre altre sono fradicie. O ancora, invece che descrivere un PNG come codardo, fatelo agire come tale diverse volte. Ovviamente questa tecnica non va usata sempre, ci sono delle eccezioni, come ad esempio il caso di scene secondarie in cui la mancanza di obiettivi e di ostacoli fanno sì che il Dungeon Master debba passare alla prossima scena il più velocemente possibile e quindi sarebbe meglio fare descrizioni più concise e immediate. Vi ho lasciato dei link in descrizione che parlano di questa tecnica narrativa e poi vi consiglio anche di seguire gli ultimi video sulla narrazione e lo show don't tell fatto dal Master Kae, di cui trovate il link qui sopra. Tra una scena e l'altra si inserisce il secondo tipo di narrazione, ossia la transizione. Quest'ultima infatti serve a far spostare i personaggi tra una scena e l'altra e deve essere sempre presente alla fine di una scena e deve introdurre la successiva. Solitamente sono necessari 2-3 periodi che confermano l'uscita della scena e che descrivono eventuali cambiamenti di tempo e spazio. Subito dopo una transizione non resta altro che impostare una nuova scena. Per esempio, decidete di non spendere troppo tempo ad esaminare il corpo perché reputate più importante la fonte del rumore. Decidete quindi di addentrarvi nella fitta giungla facendovi strada tra rami e piante con le vostre spade. E concludiamo con l'esposizione. L'esposizione è molto semplice, serve a dare informazioni ai vostri giocatori. Il DM fa esposizione ogni volta che risponda a una domanda posta da un giocatore, quando specifica o chiarisce meccaniche di gioco, quando risolve un tiro a conoscenza e così via. Cercate però di non fare sempre affidamento all'esposizione, per non spezzare il flusso narrativo e la verosimiglianza del mondo. Quando la circostanza lo permette, provate a dare questi elementi di esposizione attraverso il dialogo con i personaggi, la descrizione di una scena, in modo da rendere questi elementi parte integrante dell'ambientazione. Quindi la prossima volta che dovete parlare di un culto di una divinità, di casate nobiliari, delle leggi di una città, fatelo dire direttamente da un PNG o da altri elementi di gioco. Quando ciò non è possibile o reputate che sia troppo forzato, potete fare finta che i vostri giocatori avessero già quelle informazioni nelle loro teste. Ovviamente mettetevi d'accordo prima con loro per questo compromesso. E con questo è tutto per ora. Nel prossimo video di Essere un DM continueremo a parlare di narrazione e di come giudicare e gestire le azioni intraprese dai vostri giocatori. Vi ringrazio per l'attenzione e come sempre vi chiedo di supportare il mio lavoro se è stato di vostro gradimento iscrivendovi al canale, lasciando un mi piace e un commento e condividendo con gli amici. Arrivederci e grazie.